Ciao a tutti e benvenuti da Bilalla. In questo video vedremo come fare una decorazione con la pasta per lo stencil in 3D. Io utilizzerò questa scatola in cartone che andrà benissimo, intanto perché è un cartone bello rigido e complessivamente la scatola è in ottime condizioni, quindi dovrò soltanto decorare la parte di sopra. Ho cominciato a togliere l'etichetta e quindi a questo punto darò 2 mani di gesso coprente per uniformare tutta la parte, mascherando con il nastro adesivo di carta tutta la parte intorno per non rovinarla. Dopodiché procederemo con lo stencil in 3D. Allora, quando il fondo di gesso sarà ben asciutto ed eventualmente avremo dato una leggera carteggiatura per ottenere un fondo più omogeneo e più liscio, possiamo procedere alla colorazione. Qui possiamo usare dei colori acrilici, dei pennelli o anche dei pezzi di gomma a piuma che serviranno per rendere lo sfondo più sfumato. Quando il colore di fondo sarà ben asciutto, possiamo procedere ad applicare lo stencil in 3D. Naturalmente ci occorrerà una o più mascherine per lo stencil e il nostro impasto per lo stencil 3D che abbiamo precedentemente preparato. Per sapere come si prepara vi lascio il link al tutorial. Quindi io utilizzerò più di una mascherina e quindi ovviamente andrò per gradi. Inizierò con questa mascherina che, non essendo abbastanza lunga per coprire tutto il fondo, dovrò utilizzare in 2 volte. Laddove è possibile utilizziamo del nastro adesivo di carta per fissare bene la mascherina al supporto in modo che non si muova. E poi, cercando di tenerla il più ferma possibile, stendiamo un leggero strato della pasta 3D utilizzando una spatolina. Quindi, dopo aver steso su tutta la mascherina l'impasto, asportiamo la parte in eccesso. In questo caso vedete che io utilizzo una pasta che ho lasciato volutamente di colore bianco. Tuttavia ricordatevi che l'impasto può essere preventivamente colorato. È anche possibile, come vedete in questo caso, colorare una parte dell'impasto con un pennello mentre l'impasto è ancora fresco e quindi prima di togliere la mascherina. Diversamente, se vogliamo comunque mantenere alcune parti dell'impasto di un colore e avere poi altre parti colorate in modo diverso, possiamo comunque togliere la mascherina, aspettare che l'impasto si asciughi e quando sarà perfettamente asciutto andremo a dipingere ogni parte con dei colori diversi a seconda del disegno che vogliamo fare. Quindi vedremo la colorazione della pasta asciutta in un prossimo step.
Quando il lavoro precedente è bene asciutto, proseguiamo con le prossime mascherine. In questo caso io voglio utilizzare questa mascherina con la forma del gatto che sembra spiare le colombelle dall'alto di un albero. Andrò prima a dipingere di bianco la parte che rimarrà scoperta dalla pasta, dopodiché ritornerò a posizionare la mascherina per fare il lavoro con l'impasto. Quindi partiamo, mi faccio un lieve disegno del contorno con la matita in maniera da sapere dove devo andare a dipingere con l'acrilico bianco il sottofondo. Quando il colore acrilico è bello asciutto, riprendiamo la mascherina e la riposizioniamo. Dobbiamo tenere poi a portata di mano la nostra pasta per stencil in 3D e in questo caso io utilizzerò una sabbia decorativa. Ho scelto una sabbia colore nero. Queste sono delle sabbie che potete trovare ormai solo più online o altrimenti potete utilizzare anche della comune sabbia fine che trovate nei magazzini per edilizia. Quindi riposizioniamo la mascherina nello stesso punto, andiamo a coprire con la pasta stencil e quando la pasta è ancora umida e prima di togliere la mascherina andiamo ad aggiungere la sabbia decorativa. A questo punto, per non lasciare questo gatto come sospeso nel nulla, disegnerei un pezzo di ramo su cui appoggia appunto il gatto e poi anche questo andiamo a riempirlo con un po' di pasta stencil 3D e gli daremo un po' di colore.
finisce di asciugarsi il ramo, proseguiamo con l'applicazione delle altre mascherine. Naturalmente tutti questi passaggi che sto facendo io non sono indispensabili, ma li faccio semplicemente per farvi vedere alcune possibili varianti. Quindi quando è tutto bene asciutto andiamo a completare la pittura. Quindi daremo un po' di colore al ramo, agli occhi del gatto, ai rami, mentre le gabbiette degli uccelli le dipingeremo con della vernice metallica o comunque con dei colori metallici.
il lavoro è praticamente finito, quindi per dare un po' di brillantezza alle colombelle diamo un leggerissimo strato di colla vinilica o di vernice trasparente che servirà proprio solo per applicare un po' di glitter. E quindi finito questo lavoro lasceremo asciugare bene tutto quanto, dopodiché daremo una mano di vernice protettiva trasparente e il lavoro sarà definitivamente finito. Ora che il lavoro è finito, prima di passare la nostra vernice trasparente lucida, togliamo il nastro adesivo che avevamo messo a protezione, in maniera che se ci fosse qualche piccolo errore da correggere sulla bordatura, lo facciamo prima di dare la vernice definitiva. Ed ecco che la nostra scatola è finita. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un like e condividetelo sui social con chi ha la vostra stessa passione. Usate i commenti per fare domande o per proporre nuovi argomenti per i prossimi video. E se vi fa piacere continuare a seguirmi, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per sapere sempre quando pubblicherò un nuovo video. Grazie per la visione e ciao!